Sono Ilaria Tomasi e sono una dottoranda presso il Dipartimento di Geoscienze di Padova, dell'Università di Padova, e oggi vi spiegherò quali sono le potenzialità della realtà virtuale, che è un mondo che sta prendendo sempre più piede anche all'interno dell'ambito universitario e presto diventerà anche fondamentale per le lezioni proprio dirette. È uno strumento che ci permette di appunto andare in campagna anche quando in campagna non ci possiamo andare fisicamente, e soprattutto di visitare mondi che altrimenti ci sarebbero inaccessibili, come Marte e la Luna. Nel mio progetto di dottorato mi occupo di geologia planetaria e questo strumento mi permette di andare appunto a visitare quei posti che altrimenti non potrei raggiungere. Adesso attraverso questo visore vi porterò con me ad esplorare Marte. Allora, qui ci troviamo su Marte, di preciso all'interno del Kimberley Crater, che è uno dei siti visitati dal rover Curiosity, e abbiamo la possibilità proprio di trovarci in una situazione di campagna quasi normale, perché abbiamo la possibilità di vedere gli affioramenti, di prendere delle vere e proprie misurazioni che in campagna prenderemo con la bussola o con insomma, anche banalmente con un righello, e poi di vedere il paesaggio che ci circonda e quindi avere anche un'idea di insieme. Possiamo anche attingere a delle immagini a 360 gradi, che sono proprio quelle con cui poi è stata realizzata la fotogrammetria, che permette l'utilizzo del 3D, e poi abbiamo anche, come vi dicevo, la possibilità di andare a fare delle misurazioni vere e proprie con gli strumenti che abbiamo sulla console. Quindi se ci avviciniamo appunto alle pareti in affioramento possiamo andare a prendere delle misurazioni ad esempio di oggetti che ci sono di interesse, prendere dei piani che per noi geologi sono importanti per vedere come uno strato di roccia insomma si deposita, o per capire ad esempio una direzione di flusso fluviale. In questo caso siamo su Marte, quindi c'è stata acqua in passato e quindi ci sono tutte informazioni che possono tornarci utili. Possiamo anche cancellare se qualche misurazione non è stata fatta correttamente, e poi queste misurazioni possono essere salvate e utilizzate in un secondo momento in altri programmi per poi andare a fare delle analisi di maggior dettaglio. Un'altra cosa interessante è il fatto di poter camminare su delle vere e proprie carte geologiche, perché in questo momento appunto oltre all'ambiente a colori reali che abbiamo di solito, possiamo proprio vedere la carta geologica realizzata manualmente insomma da casa, e questo permette di mettere insieme tutte quelle cose che normalmente si fanno per andare in campagna, e quindi anche insomma si può fare la stessa cosa anche su Marte. Oltre a servire per la ricerca vera e propria, questo strumento può essere utilizzato anche per le lezioni di tipo frontale, e quindi ora ci ritroviamo nuovamente nel Kimberley Crater ad esempio, ma in un ambito un pochino più accademico, e quindi abbiamo ad esempio dei pannelli dove il professore può spiegare frontalmente quello che ci circonda, e non solamente su Marte, ma questo può essere fatto anche sulla Terra. Quindi ad esempio qui ci troviamo in Francia,
su una costa francese, possiamo vedere la zona di interesse della lezione vedendola sia con uno sguardo più ampio, quindi dall'alto in questo caso, che vedere la foto reale. E inoltre si possono andare a vedere cose più di dettaglio come affioramenti, magari dove il professore ha indicato degli oggetti di interesse, come in questo caso una faglia, oppure zone di accumulo, o addirittura anche delle sezioni stratigrafiche che possono essere utili per capire la geologia sul luogo. Anche in questo caso qui poi gli studenti possono essere lasciati a uno studio della zona in modo autonomo e attraverso poi i controller, se hanno necessità, possono chiamare il professore e quindi con un'interazione uno a uno, che comunque è una cosa che anche fisicamente non è sempre facile da avere. Quindi le potenzialità di questo strumento sono davvero molte. Prossimamente speriamo di implementare il nostro apparato, insomma, di headset, perché al momento non ne abbiamo tantissimi, ma così facendo potremmo davvero aumentare le potenzialità dei corsi di rilevamento. Gli ambienti virtuali che abbiamo visitato insieme sono stati realizzati grazie al progetto PlanMap, che è un progetto europeo che è stato creato proprio per sviluppare le possibilità di ricerca in ambito planetario e quindi dare la possibilità di creare mappe e cartografia dei corpi celesti e poi appunto anche questi ambienti virtuali da poter visitare.